Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei preparare assieme a voi un impasto per pinza romana. Quando si parla di pinza romana si parla di un prodotto di panificazione molto simile a una spianata che ha la particolarità di essere molto croccante esternamente ma comunque soffice e morbida all'interno. Per ottenere questo tipo di risultato è necessario seguire una serie di accorgimenti. Innanzitutto dobbiamo sapere che per la pinza romana è fondamentale utilizzare il mix di farine preparato dalla ditta Di Marco, un mix di farine di frumento, farina di soia, farina di riso e il pasta madre essiccata. L'impasto avrà un'idratazione che andrà dal 75 all'80% e sarà necessario che tutti i passaggi dall'impastamento fino ad arrivare alla cottura siano seguiti nel modo più preciso possibile. Riguardo alla fase dell'impastamento utilizzerò la Mini Mix Pro Edition della MF Italy, un'impastatrice professionale che è in grado di poter lavorare impasti anche ad alta idratazione. Ora vediamo le dosi e cominciamo con la prima fase dell'impastamento. La ricetta è molto semplice: 1 kg di farina mix della ditta Di Marco, 800 g di acqua, 6 g di lievito e 25 g di sale. Bene, ora cominciamo ad impastare. Perfetto, allora rivediamo gli ingredienti. 1 kg di farina del mix della ditta Di Marco, 800 g di acqua, 6 g di lievito e 25 g di sale. Per prima cosa andiamo a inserire la farina all'interno dell'impastatrice. Quindi farina, andiamo a sbriciolare il lievito nella farina e azioniamo la macchina e facciamo miscelare. Poi andiamo ad idratare la farina fino a portare l'idratazione al 65%. Questo vuol dire che su 1 kg di farina andiamo ad aggiungere 650 g di acqua. Perfetto. E azioniamo un timer per monitorare i tempi di impastamento. Ok, ora attendiamo che si formi la zucca per portare l'impasto alla prima incordatura. Questa impastatrice ha la grande capacità di riuscire a far assorbire molto velocemente l'acqua, per cui vedremo che in giro di pochissimi minuti avremo già una prima zucca e vedremo già l'impasto piuttosto formato. Quindi arriveremo a questo punto e poi cominceremo ad aggiungere l'acqua a filo fino a portare l'impasto a un'idratazione dell'80%.
Perfetto, allora arrivati a circa direi 6 minuti dall'inizio dell'impastamento, il glutine comincia a formarsi, la zucca si è creata intorno allo spezzapasta, quindi possiamo cominciare ad aggiungere l'acqua a filo e aumentare la velocità. Quindi cominciamo ad aggiungere acqua e appunto a aumentare la velocità della mini mix. Ok, ora siamo a 195 battute, lasciamo assorbire la prima parte di acqua per poi aggiungerne altra. Ok, bisogna cercare di essere abbastanza rapidi ad aggiungere l'acqua per non rischiare il surriscaldamento dell'impasto. La mini mix ha la capacità di far assorbire l'acqua molto velocemente, quindi non è necessario aspettare troppo tempo tra un'aggiunta e l'altra. Ok, diamo ancora di acqua. Aggiungiamo ancora e aumentiamo un po' la velocità. Ora siamo a 215. Ok, ancora. Ancora acqua. Ora entriamo con il sale e un goccino d'acqua per aiutare l'assorbimento. Perfetto, andiamo con le ultime aggiunte di acqua e poi andiamo a chiudere l'impasto.
Ok. Perfetto, abbiamo quasi terminato tutta l'acqua. Ok, ultima aggiunta e abbiamo terminato il nostro impasto. Ok, impasto pronto. Andiamo a verificare, impasto chiuso in 13 minuti. Ok, l'impasto risulta ovviamente morbido, ma non deve essere appiccicoso. Ok, perfetto. Ora andiamo a toglierlo dalla macchina. Perfetto. Togliamo l'impasto dall'impastatrice. Ok, perfetto, questa è la nostra massa di impasto appena uscito dall'impastatrice. Ok, l'impasto quindi deve risultare asciutto. Vediamo la maglia glutinica che è ben formata. Andiamo a controllare la temperatura dell'impasto. Abbiamo chiuso l'impasto a 23 gradi. Ora andiamo a lavorare l'impasto per asciugarlo un attimo. Ok, perfetto. Fatto questo, ungiamo una ciotola. Nel mio caso spezzerò l'impasto in due parti e lo metterò in due ciotole diverse. Quindi vado a tagliare la massa in due masse più piccole. Vado un attimo a chiuderlo nuovamente e poi vado a metterlo in una ciotola, primo impasto, secondo impasto, ecco qua.
andiamo a chiudere tutti e due gli impasti per la prima lievitazione in puntata. Ok, siamo arrivati alla fase dello staglio. L'impasto ha passato una notte, circa 18-20 ore in puntata. L'impasto è triplicato. Ok, ora possiamo procedere allo staglio. Allora abbiamo diverse possibilità per fare questa fase. Allora possiamo o stagliare direttamente dalla ciotola, e facciamo in questo modo: diamo una spolverata con della farina di spolvero, che può essere o farina di riso o semola rimacinata. Ok, e poi andiamo a staccare la massa dalla ciotola, che si staccherà facilmente perché comunque è stato messo dell'olio, e poi, aiutandoci con le forbici e una bilancia, andiamo a fare le pezzature delle palline. Quindi prepariamo una ciotola con della farina di spolvero, quindi nel mio caso sto utilizzando della semola rimacinata, e andiamo a fare delle pezzature da 250 grammi. Per staccare le palline dalla massa, andiamo a inserire la mano nel bordo della ciotola, passando sotto, quindi la prendiamo da sotto, alziamo e andiamo a tagliare. Appoggiamo l'impasto dalla parte superiore. Se dovessero mancare delle parti di impasto, come in questo caso, andiamo a inserire, ad aggiungere le aggiunte, le andiamo a fare nella parte superiore della pallina. Poi questi sono 250 grammi, appoggiamo sul banco e andiamo a chiudere. Anche qui abbiamo diversi metodi. Ok, allora possiamo lavorare in questo modo: o chiudere incrociando, 1, 2, chiudere, e poi chiudere tutti gli angoli, stringere formando una cicatrice, e poi tirare leggermente per chiuderla, per dare un po' di tensione. Ok, questo è il primo panetto. Andiamo a farne altri. Prendiamo sempre l'impasto da sotto, andiamo a staccare, perfetto, appoggiamo sul banco. Oppure un altro metodo che possiamo utilizzare è proprio una chiusura tipo un po' come se fosse a fiore, cioè girando portiamo tutti i bordi, i lati, fino a chiudere la pallina, e poi andiamo a chiudere. Questo qui è a discrezione. L'importante è dare la giusta tenacità e la giusta forza alla pallina. Ok. Vediamo ora un secondo metodo che possiamo utilizzare per lo staglio. Invece di stagliare direttamente dalla vasca, andremo a ribaltare l'impasto sulla spianatoia. Quindi prendiamo sempre della farina da spolvero, ne versiamo poca sul banco e andiamo a ribaltare l'impasto sulla spianatoia.
Ok, fatto questo procediamo come nell'altro metodo, con la differenza che andremo a stagliare utilizzando la spatola. Quindi andiamo a fare sempre delle pezzature da 250 grammi. Ok, e poi andiamo a fare sempre le nostre chiusure. Ok, quindi sempre da un lato, giriamo, chiudiamo dall'altro lato e poi andiamo a raggruppare tutti i lati al centro della pallina e poi andiamo a chiudere formando una cicatrice. Ribaltiamo e andiamo un po' a dare un po' di tensione spingendo da sotto. Ok, questi sono i panetti appena formati. Ora resteranno in appretto per circa 3-4 ore o comunque fino al loro raddoppio e poi passeremo alla fase della stesura. Perfetto, allora sono passate 4 ore dal momento in cui abbiamo preparato i panetti e queste sono le nostre pinze al raddoppio pronte per essere stese. Chiaramente i tempi di lievitazione possono sempre variare a seconda di una serie di parametri. Nella maggior casi possiamo parlare di temperatura o quantità di lievito. Generalmente sono questi i due parametri che vanno a incidere maggiormente sulla lievitazione in appretto. Ok, ora vediamo la stesura. Allora, innanzitutto andiamo a dare una spolverata al panetto che decidiamo di stendere, lo stacchiamo dai bordi e degli altri panetti. Perfetto. Poi mettiamo abbondante farina, sempre farina da spolvero, sul banco e andiamo a togliere il panetto dalla cassetta e a metterlo sulla montagnetta di farina. Ok, ora mettiamo ancora un po' di farina sopra al panetto e poi ci prepariamo alla stesura. Allarghiamo, sistemiamo un po' la nostra futura pinza e cominciamo a stendere. Con le dita larghe andiamo a stendere premendo sulla superficie del panetto. Diamo una sistemata ancora e poi ripetiamo. Ok, non è sufficiente così, andiamo a prendere il panetto, scrolliamo dalla farina e lo andiamo a riporre sopra la nostra pala. Sistemiamo la nostra pinza, se ci sono bolle troppo grandi le andiamo a scoppiare. Mettiamo un filo d'olio, pochissimo, e andiamo a cucinare in precottura ad una temperatura di circa 300 gradi. La precottura deve essere intorno ai 3 minuti. Ecco come sarà la nostra pinza al termine della precottura. Deve essere molto sbollata, quindi con tanta aria all'interno, non deve essere troppo cotta perché dovrà esserci ovviamente andremo a terminare la cottura, e sotto, cerco di farlo vedere senza bruciarmi, deve essere cotta bene in modo da lasciare un crunch al morso. Ok, questa è
la nostra pinza. Preparata la nostra base, abbiamo tre possibilità per poterla conservare. La prima possibilità è quella di preparare le nostre basi il pomeriggio, mantenerle a temperatura ambiente, quindi conservarle tranquillamente a temperatura ambiente e finire la cottura poi la sera al momento in cui dobbiamo mangiarle. Se invece abbiamo intenzione di utilizzarle nei giorni seguenti, possiamo tranquillamente mantenere le nostre basi in frigorifero per 3 o 4 giorni. Come ultima possibilità, potete comunque congelare le vostre basi, in questo modo siete tranquilli e potete riutilizzarle anche entro un mese. Nel mio caso, io, terminata la prima cottura, ho congelato le basi e le sto riutilizzando dopo circa una settimana dal congelamento. Quello che farò ora è accendere il mio forno a 270-280 gradi. Se utilizziamo un forno di casa va comunque bene a 250 gradi, allungheremo ovviamente un po' i tempi di cottura. Quando il forno sarà arrivato a temperatura, prenderò la base e la metterò nel forno per terminare appunto la cottura della pinza. Fatto questo, procederò con la farcitura. Ok, ecco qua la nostra pinzetta, la lascio qualche secondo per perdere un po' di umidità e poi procedo col taglio e con la farcitura. Allora, io farò una farcitura con prosciutto crudo, squacquerone, quindi un formaggio molle, e con rucola, quindi una farcitura molto semplice. Il mio consiglio è quello, quando utilizzate affettati, di prima tagliarla e successivamente farcire pezzo per pezzo, perché a mettere gli affettati sulla pinza al momento del taglio rischiamo di rovinare il topping. Ok? Allora andiamo a tagliare la pinza. Perfetto. Andiamo a vedere la struttura interna. Questa è la struttura, quindi è un impasto che risulta abbastanza sottile, quindi non deve essere molto gonfio come magari una teglia o una pala, ma molto alveolata. Ok? Vediamo faccio vedere un'altra sezione. Eccola qua. Deve essere croccante sotto. Ok, ora andiamo a farcire. Mettiamo prosciutto crudo, perfetto, squacquerone di Romagna, perfetto, e un po' di rucola a ciuffetti sopra lo squacquerone. Perfetto, un filo d'olio, ok, e questa è la nostra pinza romana farcita. Ok, adesso andiamo a sentire il morso. Sentiamo. Bene, adesso procediamo con la prova morso, ok? Il momento più bello di tutto il processo, ok? Fantastico, la pinza romana deve risultare soffice all'interno e croccante nella parte diciamo del fondo e questa è la sua vera caratteristica. Ok, bene, grazie, spero che questo video vi sia stato utile. Scusate, ma io sto ancora mangiando, non vedo l'ora di finirla. Spero insomma che vi sia servito, spero che vi possa aiutare per
qualunque dettaglio, qualunque informazione, se avete domande, come sempre lasciate un commento e avrete sempre una risposta. Ok? Grazie e alla prossima. Ciao!